Bene amici, bentornati. Cominciamo con il cablaggio dell'alimentatore all'interno del nuovo case. Le pellicine le lasciamo fino alla fine. Facciamo attenzione al vetro. Bene, come vi dicevo prima, può portare una TX, micro TX, ed è composto da una ventola di estrazione e 3 ventole di immissione dell'aria. Perfetto. Questo mettiamo bene. Come vedete qui abbiamo questa schedina che penso che sia per il controllo delle ventole e il tastino di reso, e questo qui è il porta hard disk, che siano SSD o meccanici. Cominciamo a posizionare l'alimentatore. Bene, come vedete i cablaggi interni sono già numerati USB, che sono quelli che andranno sulla testata, per cui sarà solo necessario collegarli alla scheda madre. Questa è l'alimentazione SATA, per cui sarà aspirazione ed espulsione. Non potete sbagliare perché avete i connettori definiti e non potete sbagliare il verso. Per una questione di ordine metterò tutte quelle riferite alla CPU partendo dalla parte destra, non per una mia cosa personale. Comunque per la CPU sono 1, 2, 3, 4 e 5, queste sono le periferiche e il serial H. Questa è una PCIe, la metto da questa parte. Bene, ora non dobbiamo fare altro che prendere tutto questo mappazzone di fili e portarlo nella parte superiore. Però prima andremo a posizionare il nostro hard disk Barracuda da 1 terabyte. Come vedete abbiamo il nostro cassettino .
questo non è magnetico, è a incastro. Bene, ora che abbiamo sistemato l'alimentatore cominciamo a lavorare sulla scheda madre. Anche qui serve per la dissipazione. Bene, ora che abbiamo posizionato il microprocessore, muovendo questa levetta si sfila il microprocessore. Come vedete ha un puntino che va posizionato nell'angolo in alto. Una volta inserito bene, non resta che posizionato e fermo. Ora, ripeto, andremo a posizionare il RAM come insegnano gli esperti. In caso si abbiano solo due banchi, vanno utilizzati il banco 2 e il banco 4, i due pari. Fate in modo quando pigiate che la scheda sia proprio piatta in modo da non danneggiarla. Ok, ben inserita, i due fermi sono posizionati e ora non ci resta che andare a posizionare il dissipatore del processore. Bene, lascerò la scheda, la pasta originale, in caso non sia sufficiente ne metterò dell'altra, lo vedrò tramite le temperature della CPU, in caso andassero su una tortiglia. Bisogna forzare leggermente perché ci sono delle molle, come vedete. Ok. Bene, anche il dissipatore è fissato. Comincia ad avere il suo peso. Bene, ora andremo a fissare la ventola CPU fan, andremo a collegarla. Bene, fatto questo non ci resta che inserire la motherboard all'interno del nostro case. Bene, ora andiamo a posizionare la nostra motherboard all'interno del case. Bene, ora abbiamo posizionato tutte le viti di fissaggio, 1, 2, 3, 4, poi ci sono i punti, ah no, ne manca ancora una qua. Bene, adesso non ci resta che andare a collegare i vari cavetti. Dunque, qui abbiamo
lo speaker. Andremo a cercare il connettore speaker. Come vedete la scheda ha anche i LED di debug che in base a come si illuminano danno il codice di errore, ci fosse qualche problema per l'accensione. JFP2, questo è lo speaker, per cui andremo a inserirlo. Questi sono tutti per le ventole. JSFP1 per lo switch, il pulsante di accensione, LED di indicazione di accensione, positivo e negativo. Sempre fate attenzione a pigiare che non si rompa la scheda madre. Poi il LED dell'hard disk. Anche LED di accensione, switch di accensione e hard disk sono collegati. Bene, come vedete terminato il cablaggio, facciamo una prova d'accensione. Ho lasciato fuori il cavetto libero del PCIe che mi servirà poi per alimentare l'eventuale scheda video futura, quando riuscirò ad acquistarne una a prezzi abbordabili. Facciamo una prova di accensione. Già acceso. Bene, tutte le ventole funzionano, sta bootstrappando, però manca il sistema operativo, per cui adesso il prossimo passaggio sarà scaricare Windows 10 dal sito di Microsoft e caricarlo sopra. Però questo ve lo lascio a degli youtuber più competenti di me. Trovate qualunque tutorial su YouTube e sono molto semplici da seguire. Come vedete anche le ventole anteriori funzionano, non sapevo neanche fossero RGB, anche in questo caso sono RGB. E niente, lo chiudiamo e il prossimo passaggio è il caricamento del sistema operativo. Questo è tutto e vi farò un altro video per farvi vedere le caratteristiche e l'utilizzo pratico, se ho guadagnato qualche cosa oppure no. Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo. Ciao a tutti!